Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi, come avete visto dal titolo, andremo a parlare di un modulo che veramente ha la difesa di ferro, una difesa buggata e insuperabile ragazzi. Con qualche piccolo accorgimento, con le istruzioni e le carte giuste ragazzi, vi potete veramente divertire. Questo video è soprattutto per coloro che vogliono un modulo diciamo non troppo scoperto ma comunque bilanciato ed equilibrato, perché come andremo a vedere saremo comunque anche abbastanza offensivi. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare, passano dal link che trovate in descrizione, tutto ciò che vogliamo. Non dovete fare altro, ripeto, che cliccare sul link, non vi costa nulla, i prodotti li andrete a pagare uguali sia che passate o non passiate da quel link lì. Se lo fate chiaramente è un modo per supportare il canale e io ve ne sarei veramente grato. Sono sempre aperti anche gli abbonamenti ragazzi al canale, con tanti contenuti esclusivi dedicati a chi deciderà di supportarmi in questa maniera. Chiaramente non è un obbligo ragazzi, però mi farebbe molto piacere potervi anche in un certo senso dedicare qualche contenuto in più, magari in esclusiva a qualcuno di voi, a chi insomma farà questo abbonamento. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace e se potete condividete il video. Andiamo subito a vedere però adesso di che cosa stiamo parlando. Eccolo qui ragazzi, questo è il modulo famoso che vi dicevo. Un modulo con difesa 5, ma comunque come potete vedere abbiamo anche praticamente due trequartisti abbastanza offensivi e comunque due attaccanti. I terzini a loro volta che spingeranno, e vi posso dire ragazzi che col contropiede con questo modulo gira in questo momento del gioco abbastanza bene. Poi è ovvio che verrà nerfato sicuramente il discorso difesa 5 o via dicendo, e quindi dovremo ricambiare, però ragazzi attualmente mi ci sto divertendo e sto facendo dei buoni risultati. Partiamo dal portiere ragazzi, Petr Cech, portiere più forte del gioco, se non lui comunque uno dei primi due, dei primi tre del gioco. Se non avete lui, chiaramente, perché capisco che non tutti lo abbiate, potete mettere anche un altro portiere a vostra scelta, l'importante insomma che vi pari e che vi troviate bene. Io poi ragazzi qui partiamo da destra, ho Cafu, un terzino offensivo. Se non avete lui che è stratosferico, chiaramente va benissimo anche un terzino offensivo qualunque, insomma l'importante è che sia abbastanza veloce. La velocità ragazzi è fondamentale su sto gioco. Io rimango sempre dell'idea che secondo me più veloci sono i giocatori e magari anche se non fortissimi tecnicamente rendono, perché ragazzi ormai il gioco sta diventando abbastanza veloce, cioè diciamo che un pochino rispetto ai vecchi magari PES che c'era più palleggio, in questo momento diciamo che ha assunto, secondo me, per il mio modo di vedere il gioco, uno stile un pochino più simile a FIFA, dove comunque la velocità fa da padrone, e di conseguenza avere dei giocatori veloci che possono competere contro i vari Mbappé, Messi, Neymar e via dicendo è un'ottima soluzione. Quindi questo Cafu ragazzi è ottimo, dicevo, una buona tecnica, un'ottima difesa, grande velocità. E questa è la carta che ci serve ragazzi, questa tipologia di carta. Poi incontrista ragazzi, guardate bene qui che tipologia di carte sto mettendo. Un incontrista, questo è clamoroso sto giocatore ragazzi, ho avuto la fortuna di trovarlo con il giro gratuito tra l'altro quella settimana, e quindi avevo deciso di provarlo perché faccio comunque dei test e mi ha stupito. Infatti è titolarissimo ragazzi, inamovibile. Difensore centrale, un terzino difensivo come Paolo Maldini, che può fare sia il DC che il terzino e comunque fa il suo in entrambe le posizioni. È un grande difensore, ottimo, uno dei pilastri del vecchio Milan, del Milan appunto vincente di quegli anni lì. E ragazzi, che da dire, non c'è nulla da dire, è una carta stratosferica. Chiaramente se non avete lui va benissimo anche a un costa curta che invece abbiamo tutti come DC, se l'avete maxato da DC chiaramente, oppure anche uno sviluppo ragazzi. Lì al centro va benissimo anche uno sviluppo, infatti io poi dopo vi farò vedere in panchina chi porto. Qui a sinistra ragazzi un frontale extra, quindi sono tre stili, tutti e tre diversi, perché comunque tenderanno a fare dei movimenti diversi, e ho notato che con questi tre stili mi ci trovo molto bene. Eventualmente se non avete o non vi piace questo abbinamento di stili,
potete mettere anche magari a quel punto 2 sviluppo, ad esempio al posto di Maldini c'è uno sviluppo e al posto di Murillo un altro sviluppo, in modo tale da avere magari più coperture e lasciare solo l'incontrista che esca, mentre gli altri stanno un pochino più dietro a coprire. Ci può anche stare. Quindi ragazzi, anche questa carta, come potete vedere, velocità alta, quindi sopra comunque gli 85-90, e quella è la cosa fondamentale. Buona difesa. Questo giocatore, ragazzi, mi ha stupito, perché anche quando lo metto terzino, comunque uno che spinge, che si dà da fare. Ecco, non è grossissimo perché è solo 1,83 per 75 kg, però comunque uno che si fa rispettare, ragazzi, e devo dire che comunque mi piace. Ha fatto, pensate, infatti al difensore centrale anche 4 assist, perché comunque è un buon giocatore, veramente non me l'aspettavo. A sinistra, ragazzi, un altro terzino offensivo, possiamo metterci anche eventualmente un terzino mattatore, o a destra o a sinistra, quello lo lascio a voi la scelta. Io trovai tempo addietro questo Baldé del Barcellona, molto molto forte, carta molto interessante, velocissimo, cioè ragazzi, quando parte veramente, soprattutto per gli attaccanti, diventa molto complicato riuscirsene ad andare, insomma, in velocità. Non avete lui, va bene un altro terzino offensivo o mattatore, quello lascio un pochino a voi la libertà di scelta. Secondo me con gli offensivi questo modulo gira meglio, perché appunto al centro abbiamo già abbastanza personale, ecco. Mentre per vie laterali, se vogliamo avere supporto anche sulle fasce, è meglio 2 offensivi che vanno quindi più dritti e tendono sicuramente molto meno ad accentrarsi. Dicevo, se non avete lui va bene anche un altro terzino offensivo, ce ne sono diversi molto molto interessanti nel gioco. Tralasciamo chiaramente Roberto Carlos, che è una leggenda, però ci sono tanti terzini offensivi forti e veloci con simili caratteristiche a questo. Poi ragazzi, io al centro qui ci metto un mediano incontrista, ma questo Vieira, ragazzi, è incredibile, quindi lui non fa testo. La carta, diciamo, se voi non avete questo Vieira, che caratteristiche deve avere? Deve essere una carta, ragazzi, che è veloce, perché spesso e volentieri dovrà cercare di recuperare palle in mezzo al campo e quindi si troverà diciamo al centro, magari fra più avversari, e dovrà essere veloce. Dovrà essere una carta abbastanza forte tecnicamente, perché comunque è un centrocampista, ragazzi, e quindi fino a prova contraria dovrà lui impostare l'azione. E dovrà essere una carta comunque anche forte in difesa, almeno quindi con valori intorno agli 80-85 o superiori, come nel caso di Vieira. Perché? Perché, ragazzi, è normale, deve difendere, saper impostare e allo stesso tempo però essere anche veloce, per qualche volta buttarsi in avanti e poi recuperare, oppure recuperare direttamente. Una carta quindi, ragazzi, che abbia un bel fisico. Vabbè, chi ha chiaramente Makelele, Davids o insomma tante altre leggende vanno bene uguale, nel senso, però magari come giocatori base ci potrebbe essere chi ha magari il Kanté di turno, che può andare benissimo, ma ancora potrebbe anche andare bene un Barella, anche se non è molto grosso, però Barella a me piace molto come gioca qui su sto gioco, e infatti io delle volte paradossalmente lo metto. Oppure, ragazzi, l'alternativa a questo mediano potrebbe essere un collante comunque lo stesso fa il suo. Mi piace molto come gioco sul collante con questo modulo, e io dopo vedrete chi mi porto. Sneijder, ragazzi, questo Sneijder l'abbiamo trovato nei contratti che c'erano fino a qualche settimana fa, è un regista creativo. Qui, ragazzi, le alternative diciamo sono due: o questa che ho messo io, quindi con un giocatore chiave e un regista creativo, oppure due giocatori chiavi, quindi 2 giocatori che tenderanno ad allargarsi qualche volta, quindi andare qui sulla fascia, oppure delle volte a buttarsi in mezzo centralmente. Potrebbe essere una buona soluzione in entrambi i casi. Qual è la migliore, ragazzi? Non ve lo so dire, nel senso che è una cosa di gusto poi personale, come noi ci troviamo meglio nel giocare, quindi io attualmente mi ci sto trovando molto bene così, però non vi escludo che comunque io a volte a partita in corso tolgo magari uno Sneijder e metto un altro giocatore chiave. Quindi partiamo anche qui, le carte che caratteristiche devono avere molto velocemente, tanto sanno più o meno caratteristiche simili. Forti tecnicamente, ragazzi, perché loro devono fare il passaggio decisivo per mandare in porta l'attaccante, quindi
questo Snyder è clamoroso da quel punto di vista lì, abbastanza veloci, infatti gli ho portato la velocità almeno a 80 perché comunque più lento ragazzi no, altrimenti diventa inutilizzabile, ripeto, con l'attuale gioco. Un buon tiro, un bel tiro a giro ragazzi, insomma questa è la caratteristica. Considerate che è un giocatore che o fornisce l'assist oppure delle volte tira lui, quindi questa diciamo è la tipologia di carta. De Paul ragazzi un po' come per Snyder, buona tecnica, ottimi passaggi, chiaramente non è una leggenda quindi ha dei valori leggermente inferiori a quelli di Snyder, però comunque ragazzi vi posso dire questo De Paul, come dico in ogni video, ormai mi ha stupito perché comunque fa tutto, difende, attacca, segna, nonostante non abbia questa gran finalizzazione mi fa anche dei bellissimi gol e quindi ragazzi per me è un giocatore completo. Io infatti guardate da quante partite lo utilizzo, da 1434 partite mi ha fatto 158 gol perché comunque è ottimo. E in attacco ragazzi utilizzo questa tipologia di schema, un attaccante di rientro come Messi e un opportunista, perché ragazzi io ho messo questi due così e mentre ho messo questi altri due qua così, perché De Paul mi fa un tiro a giro incredibile e quindi lo voglio lasciare sulla sinistra. Messi tenderà comunque con la sua carta attaccante di rientro a rientrare verso appunto De Paul e Snyder e libererà lo spazio per De Paul che invece andrà a inserirsi alle sue spalle, andando quindi comunque a creare sempre un attacco a 2 e barra 3 perché Snyder comunque non rimarrà lì sempre fermo a guardare. È vero che è regista creativo, però comunque tenderà spesso e volentieri a buttarsi in avanti per cercare di trovare lo spazio per fare gol. E dall'altra parte quindi ragazzi un opportunista, questo Mbappé è clamoroso, anche l'ultimo che è uscito questi giorni è molto forte, non l'ho provato ma è molto simile a questo, comunque ho visto dalla carta, anche provando la Max esce, quindi praticamente quasi identico. E questo Messi ragazzi, se non avete lui va bene anche un altro attaccante di rientro, anche quel Neymar che ci aveva regalato il gioco un po' di tempo fa è molto efficace. Andiamo a vedere subito ragazzi la panchina, quindi Nesta e Beckenbauer al posto appunto di qualche centrale, Bebeto, questo Bebeto ragazzi incredibile, senza palla delle volte lo metto al posto di Messi e mi lascia veramente senza parole perché crea dei buchi incredibili nella difesa. Il senza palla, per chi magari è nuovo e ancora non lo sa, è quel tipo di giocatore che tenderà appunto a muoversi senza la palla, quindi andandosi a collocare nel punto insomma migliore del campo in quel momento dell'azione. Questo Brahim Diaz ragazzi qualche volta al posto di De Paul o al posto di Snyder l'ho riscoperto dalla mia tribuna ed è veramente interessante come giocatore. Barella ve lo dicevo, quindi o CC o mediano, mannaggia che esso è forma D, però comunque ragazzi un giocatore molto forte. Rummenigge opportunista qualora volessi togliere magari Messi e giocare con due opportunisti. Neymar ride con patate, magari Messi lo voglio levare, farlo rifiatare, metto dentro comunque Neymar che ha la sua stessa carta e anche lui è veramente forte, maxato così. Gilberto Silva mediano ragazzi, perché comunque ve l'ho detto il collante e con questo modulo funziona. Pirlo vediamo, qualche volta ragazzi uso anche lui comunque come mediano o al massimo come CC se voglio giocare un pochino più coperto. Costa Curta sempre fra i tre difensori, mi voglio coprire un pochino di più, lo metto come terzino. Digno ragazzi, trequartista, esterno, seconda punta, è incredibile, ovunque si metta questo giocatore è stratosferico. E Haaland ragazzi, qualora decidessi magari di allargare un esterno e provarmi qualche cross, questo Haaland è lo stesso un po' vecchiotta come carta ma è sempre molto interessante ed efficace comunque nel suo modo di giocare. Molto forte ragazzi, lo conosciamo tutti, insomma il classico Haaland che ci serve. Vediamo ragazzi le istruzioni sono semplicissime ragazzi. Offensivo al trequartista regista creativo, in modo tale che comunque tenda a buttarsi, quindi a renderlo un pochino più giocatore chiave, ecco. Adesso sì, rimarrà lì il più delle volte a darci manforte, quindi per impostare l'azione, però tenderà allo stesso tempo anche a buttarsi in avanti nello spazio. Difensivo ragazzi su il nostro amico mediano Vieira, in modo tale che sia libero, che faccia da filtro, e il contropiede ragazzi alla punta.
Non l'ho dato tutte e due, ragazzi, perché una appunto è attaccante di rientro, e se io vado a dargli il contropiede, diciamo che la sua carta viene un pochino manomessa, nel senso che tenderà sì a fare i movimenti sempre da attaccante di rientro, ma molto molto meno, perché dovrà stare comunque più in avanti, perché appunto c'ha il contropiede attivo. Quindi diciamo che già giocando con contropiede comunque un pochino la squadra tende a rimanere più alta, e di conseguenza anche lui. Va bene anche col contrattacco, ragazzi, questo modulo, va bene anche con il possesso palla per chi è amante del possesso palla. Non vi resta, ragazzi, che andare in campo e provare questa difesa di ferro. È comunque molto molto bilanciato, vi accorgerete appunto provandolo. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, fatemi sapere nei commenti. Ciao!